Ciao cari spettatori e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Prima di entrare nel vivo di questo aggiornamento, ricordate di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e condividerlo con chi ama seguire i retroscena del mondo dello spettacolo. Il vostro sostegno ci permette di continuare a portarvi dietro le quinte, con storie intime, dettagli esclusivi e momenti che di solito restano lontani dai riflettori. Oggi vi raccontiamo qualcosa di particolarmente caldo e ravvicinato, una piccola fuga che ha fatto battere il cuore ai fan. Bararduk ed Elçin Sangu hanno trascorso insieme un fine settimana in montagna, scegliendo un rifugio immerso nel silenzio dove le nuvole sembravano appoggiarsi sulle cime e l'aria profumava di resina e legna umida. Era la pausa che entrambi desideravano da tempo, un'occasione per staccare dal ritmo vorticoso dei set e lasciarsi avvolgere dalla quiete. Secondo chi ha visto da vicino il loro arrivo, la scelta della location non è stata casuale. Un lodge raccolto, raggiungibile dopo una strada circondata da pini e faggi, lontano da occhi indiscreti e dai lampi dei flash. La discrezione era fondamentale. Non si trattava di un viaggio mondano, ma di un ritiro di pura semplicità. Fin dal primo istante, Bar ed Elçin hanno respirato a fondo, come chi ritrova una parte di sé rimasta sospesa tra impegni e orari serrati. Lei indossava un maglione morbido e leggings scuri, i capelli legati senza troppa cura ma con la grazia spontanea che i fan le riconoscono. Lui una camicia di flanella e jeans, quell'aria sportiva e naturale che lo ha sempre reso credibile ovunque si trovi, in città o tra i sentieri. Il personale del lodge li ha descritti come gentili, sorridenti, senza alcuna pretesa. Hanno chiesto consigli sui percorsi più tranquilli, sulle zone dove il vento si ferma e si sente solo l'acqua che scivola tra i sassi. Qualche fan, con discrezione, ha catturato brevi istantanee da lontano per poi condividerle online. Non c'era nulla di studiato, solo sguardi sereni, una complicità che scorreva come una corrente calma. I commenti si sono riempiti di parole dolci, di ricordi dei loro lavori insieme sullo schermo e di quel filo che, tra realtà e immaginazione, non si è mai spezzato. Entrati nel lodge, il primo impatto è stato quello di una casa calda al ritorno di una lunga giornata. Pareti in legno, luci soffuse, il crepitio del camino che apre spazi per il silenzio e per le confidenze. La sala principale, ampio cuore pulsante del rifugio, è diventata la loro stanza preferita. Un tavolo in legno massello, tazze in ceramica con piccole imperfezioni fatte a mano, coperte lasciate sulle poltrone come inviti a fermarsi. Hanno messo l'acqua a scaldare e, con una naturalezza che ha fatto sciogliere chi li osservava in video, si sono dedicati a un rito semplice. Elçin ha preparato il tè, con attenzione ai tempi e ai profumi, mentre Bar ha tentato di ottenere un caffè forte, più deciso del solito. Lei sorrideva dandogli indicazioni scherzose, lui fingeva di essere un barista di montagna, e intanto il vapore velava i vetri con un disegno lieve, come un sipario che cala per lasciare intimi i momenti di chi è dentro. Dopo essersi sistemati, hanno passato parte del pomeriggio ad esplorare i dintorni. I sentieri, bagnati di luce pallida, conducevano tra radure e piccoli belvedere dove il respiro si fa lungo e profondo. Elçin, che da sempre ama il contatto con la natura e l'arte di catturare istanti, si è fermata più volte a scattare foto, i profili delle valli imbiancate dal vapore dell'alba tardiva, il taglio di un raggio fra due tronchi, le foglie che si muovevano in un ritmo appena percettibile. Bar, abile a muoversi in ambienti selvatici, le mostrava passaggi meno battuti, indicando un nodo di rami che disegnava una cornice naturale, una roccia piatta perfetta per sedersi, un tratto di sentiero in cui il terreno suonava più asciutto. A tratti si prendevano in giro, con quella ironia pulita che fa sembrare cinematografico anche un passo dopo l'altro. E proprio per questo alcuni clip finiti sui social hanno avuto una grande risonanza. Niente effetti, niente posa, solo due persone che si godono la montagna con leggerezza. Quando sono rientrati, la stanza principale li ha accolti come un rifugio dentro il rifugio. Plaid morbidi appoggiati sul divano, il fuoco che intanto aveva preso vigore, e quell'odore di legna che, da solo, racconta storie di attese e ritorni. Si sono seduti vicini, parlando sottovoce, sorseggiando bevande calde e lasciandosi andare a risate quiete. È in questi frangenti che la loro sintonia diventa evidente, non c'è bisogno di grandi gesti,
bastano dettagli e pause. La lontananza dai tappeti rossi, dalle premiere e dagli shooting ha reso l'atmosfera più sincera. Lì, nessuno doveva interpretare un ruolo, perché il ruolo era la realtà, fatta di piccole cose che si tengono per mano. Con il calare del pomeriggio, alla porta hanno bussato un paio di amici fidati, persone che li accompagnano da tempo e che sanno quando essere presenti e quando arretrare. È nato così un momento giocoso, un tavolo trasformato in arena per giochi da tavolo e carte, sfide ironiche in cui contava più la risata che la vittoria. Elchin aveva un modo tutto suo di cambiare le regole senza che nessuno se ne accorgesse, Bar fingeva di protestare e poi rilanciava con trovate inattese. Gli amici raccontavano aneddoti dai set, ricordavano le volte in cui la stanchezza ha fatto prendere vie strane alle conversazioni, e intanto i minuti scorrevano leggeri. I pochi spezzoni condivisi online hanno scaldato il pubblico, c'era un senso di casa, di improvvisazione felice, di confidenza che non esclude ma accoglie chi guarda da lontano. Quando è sceso il buio, la magia del rifugio ha fatto il resto. Luci basse, il camino che batteva un tempo costante, un profumo di pino che entrava dalle finestre appena socchiuse. In quell'atmosfera sospesa, Bar ed Elchin si sono ritagliati ore per parlarsi davvero. Hanno condiviso ricordi, sogni, preoccupazioni che solo chi vive sotto l'attenzione continua del pubblico può capire. Hanno discusso dei progetti futuri, delle scene che ancora vogliono girare, dei personaggi che li hanno segnati e di quelli che vorrebbero incontrare. C'erano pause piene, momenti in cui basta un sorriso per dirsi tutto. E quando qualche frammento di quelle ore è apparso online, i fan hanno riconosciuto la loro verità, un'intesa che non ha bisogno di cornici rumorose. Il momento della cena ha aggiunto un'altra sfumatura al quadro. Lo staff del lodge, composto da persone del posto, ha preparato piatti semplici e sostanziosi. Verdure alla griglia con un filo d'olio dal gusto netto, pane appena sfornato dalla crosta croccante, formaggi di malga, una zuppa calda che profumava di erbe. Bar ed Elchin hanno aiutato nei piccoli gesti, spostando piatti, controllando che ci fosse abbastanza da bere per tutti, ringraziando con quella cura che lascia il segno. Il clima era informale ma curato, quella via di mezzo perfetta in cui ognuno si sente accolto e nessuno è di troppo. Nei racconti raccolti poi, chi era presente ha parlato di una serenità rara, di un modo naturale di stare insieme che non sbandiera nulla e proprio per questo convince. Dopo cena, la notte li ha chiamati fuori. Sul balcone sono state stese coperte, e il cielo, limpido come vetro, ha mostrato una costellazione dietro l'altra con una chiarezza quasi commovente. Si sono messi a indicare stelle e disegni, provando a ricordarne i nomi, inventandone altri quando la memoria vacillava. Ogni tanto un colpo di vento, poi il silenzio. Si scambiavano sorrisi e lievi gomitate, come a dire «ci siamo», come a tracciare un confine di pace attorno a sé. Quell'immagine, due figure raccolte sotto il cielo, lontane dalle luci della città, ha fatto il giro dei social con parole semplici, perché la semplicità, quando è vera, basta a se stessa. Prima di ritirarsi nelle loro stanze, hanno dedicato un ultimo quarto d'ora al fuoco. Seduti vicini, si sono concessi il lusso di guardare indietro alla giornata, lasciando che i pensieri si posassero senza fretta. Hanno scherzato sui piccoli inciampi, sulle mani fredde e sulle tazze troppo piene, hanno ringraziato per quel tempo sospeso che sembrava allungarsi proprio quando serviva. È stato un momento di ricarica emotiva, un balsamo che arriva quando la vita corre e serve un riparo. Chi li conosce bene ha raccontato che quell'istante ha consolidato qualcosa che già esisteva. Non un annuncio, non una dichiarazione, ma la conferma di un dialogo continuo, di uno sguardo che trova casa nell'altro. La mattina seguente, con la luce che apriva finestre nel cielo, sono stati visti fare colazione davanti a un panorama che difficilmente si dimentica. La tavola era semplice, miele chiaro, marmellate fatte in casa, uova strapazzate, frutta tagliata, pane caldo. Nessuna fretta, solo l'andatura giusta per salutare il luogo con rispetto. I loro sorrisi erano distesi, il modo di muoversi aveva la morbidezza di chi ha dormito bene, di chi ha trovato un ritmo sincero. Le immagini apparse online raccontavano proprio questo, non solo un viaggio riuscito, ma un incontro vero,
una parentesi che rimette in ordine le priorità e ridà luce ai dettagli. Nel giro di poche ore, i commenti sono diventati un coro. C'era chi parlava di puro conforto, chi di storia d'amore in montagna, chi li ringraziava per aver condiviso, anche solo per frammenti, un momento così prezioso. L'eco è stata grande, eppure mai invadente, si percepiva rispetto, un desiderio di custodire quanto visto più che di consumarlo. Molti hanno ricordato le loro scene più amate, sottolineando come la realtà, a volte, sappia superare la grazia della finzione quando viene vissuta senza affanni. In conclusione, questa fuga in un lodge di montagna ha mostrato un lato di Bar Harduk ed El Cinsangu che raramente appare in pubblico, autentico, raccolto, pieno di calore. Dalle serate accanto al camino alle passeggiate tra i sentieri, dai giochi con gli amici alla cena familiare, fino al cielo spalancato di stelle, ogni passaggio ha ricordato perché questa coppia, sullo schermo e fuori, continua a esercitare un fascino così profondo. Non c'è stato bisogno di proclami, perché la verità era tutta nelle cose piccole, nelle mani che si cercano senza rumore, nelle parole sussurrate per non disturbare il silenzio, negli sguardi che sanno dire resta. Grazie per aver seguito questo aggiornamento su Celebrita dalla Turchia. Se questa storia vi ha avvicinati un po' di più a ciò che amiamo raccontare, iscrivetevi, lasciate un like e condividete il video. Presto torneremo con nuove curiosità, retroscena esclusivi e momenti speciali dal panorama dello spettacolo turco. Restate con noi, perché la prossima storia potrebbe sorprendervi ancora di più.